io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un portachiavi un po' strano, mi è stato richiesto da Annalisa, ok? Quindi le ho voluto appunto comunque fare questo portachiavi perché me l'ha chiesto, è giusto che se riesco ben venga, vi aiuto. È un portachiavi appunto a sigaretta. Come vedete l'ho fatto di diverse misure, si possono fare appunto in tanti modi, cioè con più cenere, con meno cenere, con più rosso, meno rosso, tutta bianca. Vi potete veramente sbizzarrire, più lunga, più corta. Appunto, come vedete, questa l'ho fatta un pochino più corta, come se fosse già consumata. Quindi sta un po' a voi vedere come più vi piace, come più la volete. È molto molto semplice, sono solo giri di maglie basse, quindi si lavora tutto a cerchio, tutto in tondo, come un amigurumi, ed è solo appunto da andare avanti in base, cioè la grandezza, la lunghezza di quello che a voi appunto può interessare, farla leggermente più corta oppure farla più lunga. Ok, quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi può piacere lasciate anche un like. Vi lascio all'elenco del materiale. Il materiale che ci servirà quindi sarà un color oro, senape, vedete voi cosa avete per fare il filtro comunque della sigaretta. Poi ci servirà il bianco per fare tutta la lunghezza, quasi tutta la lunghezza della sigaretta, e poi il grigio e il rosso per andare a fare la parte dove praticamente è accesa ed è un po' consumata. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, quindi ci serviranno le nostre forbici, ago, marcapunti, il portachiavi, quindi l'anellino del portachiavi, e poi ci servirà un pochino di imbottitura. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito con il colore oro o senape, vedete voi appunto quello che riuscite a trovare, però più o meno è questo il colore che ci serve, facendo il cerchio magico. Allora, di solito per gli amigurumi si lavorano 6 maglie basse, io invece in questo caso ne lavoro 7, perché ho visto lavorando solo 6 maglie basse, perché poi dobbiamo andare ad allungarci praticamente con sempre solo 6 maglie basse, diventa, cioè quando vado a mettere l'imbottitura, poi le maglie sono un po' troppo tirate. Quindi mi rimaneva un po' tutto il lavoro tirato con i buchetti e non mi piaceva molto. Quindi ho preferito lavorare 7 maglie basse. Ok? Quindi 7 maglie basse dentro il cerchio magico. Quindi una, fatte le 7 maglie basse, quindi stringiamo il nostro cerchio magico. Ok. Io per adesso me lo lascio così largo, poi lo vado a stringere un pochino dopo, Quindi entriamo subito nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato, ok, e andiamo a fare subito una prima maglia bassa. Quindi mettiamo il nostro marcapunti perché questo è l'inizio del giro. Quindi adesso con le 7 maglie basse di questo colore, ok, di questo colore praticamente oro, andiamo a lavorare per 7 giri. Quindi questo che abbiamo fatto è stato il primo, adesso andiamo a fare il secondo. Quindi andiamo a fare una maglia bassa per ogni maglia sottostante per 7 giri. Ho finito i miei 7 giri, ok, di 7 maglie basse. Adesso ho tagliato già il filo, adesso non vi faccio attaccare già con il bianco perché poi rimane quello scalino che sai, è un po' fastidioso. Quindi facciamo una cosa, per ogni cambio colore che dobbiamo andare a fare praticamente facciamo la chiusura, ok, in modo che così almeno non rimane troppo lo scalino. Quindi in questo caso andiamo a fare la chiusura invisibile, quindi tiriamo fuori il filo, ok, una volta che abbiamo finito di fare la nostra maglia, prendiamo l'ago, inseriamo il filo, ok,
dentro e andiamo a fare la chiusura invisibile. La chiusura invisibile però non la andiamo a fare subito sulla prima maglia bassa che ci ritroviamo, andiamo sulla seconda, perché siccome la maglia invisibile ci ricrea un'altra maglia, noi se la facessimo subito qua nella prossima maglia che ci ritroviamo, la maglia bassa, ne abbiamo poi una in più. Quindi andiamo sulla seconda, ok? Quindi prendiamo appunto il filato e andiamo a metterci appunto dentro le due costine della maglia appunto bassa e poi rientriamo qua in mezzo per andare, ok, a formare la maglia. Ok, non stringiamo solo troppo perché sennò qua poi dopo non capiamo più come com'è la maglia, dove la maglia e tutto quanto, ok? Quindi questa è la maglia ricreata. Questo filato lo possiamo anche già nascondere qua, ok? Lo faccio passare di nuovo una volta dentro. Ok, e poi lo inserisco proprio dentro, quindi mi fa anche già un po' da imbottitura. Ok, quindi se lo volete tagliare tagliatelo, se no ci fa già un po' da imbottitura. Poi prima di continuare infatti vi consiglierei di imbottirlo un pochino già qua il filtro, poca roba, non tantissimo, cioè facciamo a pezzettini piccolini man mano che andiamo avanti con la lavorazione, vedete lo imbottiamo perché se lo facciamo poi troppo pieno non cioè ci tira anche un po' tutto il lavoro, quindi non riusciamo. Ok, quindi io per adesso ok, me lo sono fatto così. Adesso vado avanti con il bianco e quindi poi vediamo quanto ancora dovrò mettere dentro di imbottitura. Quindi prendiamo appunto il colore bianco, ci mettiamo su una maglia qualsiasi, ok, agganciamo il filo, facciamo ok una catenella, rientriamo dentro qua dove abbiamo agganciato il filo per fare la prima maglia bassa, quindi la catenella appunto come se non venisse contata, facciamo solo la maglia bassa. Quindi adesso ci facciamo di nuovo le nostre 7 maglie basse, ok? Adesso qua come lunghezza dipende un po' voi quanta la volete fare lunga la sigaretta, se la volete fare una lunghezza normale fate più o meno 9 giri, 10, vedete un attimo in base anche al cotone che state usando, alla vostra mano, a quanto vi viene lunga. Se la volete fare un pelino più corto ne fate 7, 8, cioè vedete un attimo, ok? Quindi qua appunto la lunghezza adesso sta un po' a voi, comunque più o meno per una lunghezza di una sigaretta normale sono più o meno 9, 10 giri, ok? Quindi adesso appunto io pure salgo su, non so adesso se la faccio più corta o più lunga, adesso vedrò come più mi piace, come vedo un attimo com'è e poi ci rivediamo per farvi fare il pezzettino ancora sopra, l'ultimo pezzetto poi. Ho fatto i miei giri con il bianco e ne ho fatti 11, ok? Quindi l'ho fatta un pochino più lunga, 11 giri. Anche qui ho tagliato il filo, ho fatto la chiusura invisibile come ho fatto prima e vedete che bene o male lo scalino, cioè è qua, però si vede poco, cioè la differenza dello scalino, anziché dovessi farvi cambiare il colore mentre stiamo ancora lavorando, ok? Quindi adesso andiamo a prendere il grigio che andiamo a fare praticamente la cenere della sigaretta consumata. Quindi di nuovo anche qua ci mettiamo in una maglia qualsiasi, ok, facciamo una catenella, rientriamo qua dentro e facciamo una maglia bassa. Ok, adesso con il grigio, allora qua dipende anche questo un po' da voi. Se volete farla, ad esempio, con il bianco un pochino più corto e volete fare più cenere, io vi dico al massimo 2 giri, non di più, o se no se la volete fare
anche di più, però secondo me poi non è molto bella. Quindi 2 giri di cenere possono bastare, o se no, se ne volete fare di meno di cenere ne fate solo un giro. Poi comunque se la volete fare tutta con la cenere fatela, cioè non è che vi sono io a dire no, okay? Quindi vedete un po' come più vi piace. Io adesso andrò a fare giusto un giro con il grigio, quindi mi faccio le mie 7 maglie basse e poi andrò a fare l'ultimo giro con il rosso. E anche lì con il rosso, se appunto volete farla più accesa, che si vede più accesa, magari 2 giri, o se no anche lì un giro solo con il rosso, secondo me va più che bene. Okay? Quindi fate appunto adesso il giro con il grigio, vedete quante ne volete fare, se 1, 2, 3, appunto vedete un po', e poi anche con il rosso. Quindi per quello magari, fate attenzione perché se la volete fare con più grigio e più rosso, magari il corpo fatelo un pelino più corto, in modo da, avere più spazio per gli altri 2 colori. Se no se la fate così lunga col bianco, poi altrettanto così con il grigio e con il rosso verrebbe poi troppo lunga, okay? Quindi fate attenzione solo a queste cose qua, che se la volete appunto con più grigio e rosso fate il corpo più piccolino, più consumato, praticamente come se fosse più consumata. Okay, quindi continuiamo così appunto con il grigio e anche con poi il rosso. Ho finito, come potete vedere, il mio giro, vedete, del grigio, della cenere, e ho fatto anche il giro del rosso, ugualmente sempre le 7 maglie basse. Adesso quando siamo qui alla fine, okay, ho tirato fuori, praticamente il filo, okay, questo, e andiamo a prendere praticamente solo adesso dobbiamo andare a fare praticamente delle maglie di chiusura. Andiamo solo nella costina più, in dentro, okay, della maglia e facciamo passare il filo. Quindi nella prossima e facciamo passare il filo. Okay, assicuratevi prima che sia ben, imbottito, okay, prima di chiudere il tutto. Vedete, se vi manca ancora un po' di imbottitura mettetela. Per me va bene così perché poi quella che magari ho messo un pochino di più nel corpo me la sposto e me la faccio arrivare sopra. Quindi per me va bene così. Okay, quindi passiamo, vedete, dentro, tutte le maglie, solo la parte retro, della lavorazione. Okay, quindi una volta passate tutte le maglie andiamo a tirare. Okay, e chiudiamo tutto il lavoro. Quindi poi il filo lo facciamo passare un po' da una parte all'altra, in modo da chiudere bene, che non esca poi l'imbottitura. Ed eccola qua, il portachiavi finito. Vedete, ho chiuso tutto, appunto ho messo il mio anellino del portachiavi ed è molto carino. Vedete, questo, come vi dicevo prima, l'ho fatto con 2 giri di grigio, quindi è come se ci fosse più cenere, ok? E questa invece è un po' più consumata, quindi l'ho fatta un pochino più corta, appunto, in modo che la potete fare anche così. Volendo la potete fare anche tutta bianca, senza la parte grigia e rossa, come una sigaretta comunque nuova, ancora da accendere. Quindi sta un po' a voi, come più vi piace, okay? Quindi le potete fare veramente, vi potete sbizzarrire in lunghezza, se tutte bianche, con più cenere, con più rosso, meno rosso, vedete voi, okay? Però sono molto carine, molto simpatiche da fare, appunto, anzi ringrazio di nuovo Annalisa che mi ha dato l'idea, appunto, così è una cosa nuova che per chi fuma la può appunto, e se la vuole tenere la sigaretta sempre nel vicino, appunto ce l'ha addirittura attaccata alle chiavi. Ok, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!